Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Classe Italiana. Io sono Diana e oggi voglio aiutare tutti voi a capire come si fa la comparazione in italiano. Siamo pronti? Cominciamo. Per analizzare questo tema ascoltiamo qualche mini dialogo autentico tra due italiane. Ecco il primo. Marta, hai una sorella più grande di te? No, Federica e Vittoria sono più piccole di me. Tu sei la prima figlia? No, Luca è più grande di me. E tu? Io sono figlia unica, nessun fratello e nessuna sorella. Allora, come va con questo dialogo? Vediamo. Marta è figlia unica, la prima figlia o la seconda figlia? È la seconda figlia. Infatti Marta dice: Federica e Vittoria sono più piccole di me. Luca è più grande di me. In queste due frasi abbiamo due comparativi con più e l'aggettivo più piccole e più grande. Il comparativo con più si chiama comparativo di maggioranza e in queste due frasi abbiamo la preposizione di dopo l'aggettivo. Perché diciamo più piccole di me e non più piccole che me? Perché usiamo di e non che? Perché la comparazione in queste due frasi è tra nomi propri di persone, Federica, Vittoria e Luca, e il pronome personale me. In questa situazione i nomi di persona e i pronomi personali sono come sostantivi e questa è la prima regola. Nella comparazione di maggioranza tra sostantivi usiamo la struttura più aggettivo di. I nomi di persona fanno parte di un gruppo di nomi propri. Anche i nomi di città sono nomi propri. Così, per esempio, possiamo dire che Roma è più grande di Milano, ma molto più piccola di San Paolo. Allora, adesso andiamo avanti e ascoltiamo cosa dicono ancora Marta e Giulia per scoprire nuove regole. Marta, com'è la tua casa nuova? È una villa piccola con una camera, un bagno, una cucina e un salone. Il salone è meno spazioso della cucina, ma la cucina è veramente grande. La casa è piccola, ma è comoda. Per me è più comoda che piccola. Avete capito com'è la casa nuova di Marta? Vediamo insieme. Ha un salone più grande della cucina, meno grande della cucina. È meno grande della cucina. Marta dice che è meno spazioso della cucina, cioè ha uno spazio più piccolo della cucina. In questa frase Marta usa un comparativo di minoranza perché c'è meno. Marta dice meno spazioso della cucina, quindi la struttura è meno aggettivo della, cioè di più la, perché il sostantivo cucina usa l'articolo la. Quindi abbiamo la stessa struttura del comparativo di maggioranza, ma usiamo la parola meno, perché questo è un comparativo di minoranza. Abbiamo la preposizione di perché la comparazione è tra sostantivi, cioè il salone e la cucina. Ma il salone e la cucina sono nomi comuni, cioè sono differenti dai nomi di persona e dai pronomi di persona. Per questo di diventa della perché normalmente la comparazione tra nomi comuni usa l'articolo. Quindi possiamo aggiungere qualcosa alla nostra prima regola. Nella comparazione di maggioranza o di minoranza tra sostantivi usiamo più o meno, aggettivo, di, più articolo, tranne per sostantivi speciali come per esempio i nomi propri e i pronomi personali. Andiamo un po' avanti nel dialogo di Marta e Giulia. Marta dice: La casa è piccola ma è comoda. Per me è più comoda che piccola. Anche qui abbiamo un comparativo di maggioranza. Lo avete visto? È questo. Per me è più comoda che piccola. La struttura è simile alle strutture precedenti,
ma non uguale. La differenza è l'uso di che, non di o di più articolo. Perché che? Perché la comparazione qui è tra comoda e piccola, quindi è tra aggettivi. Allora abbiamo un'altra regola. Nella comparazione di maggioranza o di minoranza tra aggettivi usiamo che. Non abbiamo ancora finito, c'è un'altra piccola regola. Ascoltiamo Marta e Giulia e scopriamo insieme la nuova piccola regola. Giulia, tu arrivi all'università in macchina? Di solito no, perché in città per me camminare è più piacevole che prendere la macchina. Invece, per uscire dalla città mi piace di più guidare che prendere il treno. A Giulia in città piace andare a piedi, andare in macchina. Andare a piedi. Infatti Giulia dice che camminare è più piacevole che prendere la macchina. Usa un comparativo di maggioranza con più e aggettivo e usa che. Perché che? Perché la comparazione in questo caso è tra camminare e prendere, quindi è tra verbi. La regola dice che nella comparazione tra verbi usiamo che. Infatti alla fine Giulia dice: per uscire dalla città mi piace di più guidare che prendere il treno. E tu che cosa preferisci? Scrivimi la tua risposta nei commenti al video e clicca sul link in descrizione per entrare nelle attività gratuite di classe italiana e fare l'attività più di o più che. E se vuoi fare pratica direttamente con un insegnante di classe italiana, ricorda di prenotare un incontro gratuito prima di uscire da questo video. Clicca sul link in descrizione e prenota il tuo incontro. Per ora ci fermiamo qui, ma torneremo sul tema della comparazione per continuare a scoprire altre regole e per conoscere anche le frasi comparative. Grazie per aver studiato con me oggi. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.